Un altro periodo interessante della mia vita professionale è stato quello che ho passato in varie missioni che ho fatto insieme con un collega d'aeronautica su invito e su incarico del gruppo congiunto di lavoro tra Stato Maggiore Esercito, Stato Maggiore Difesa, Ministero della Difesa e Ministero degli Esteri. Oggi questo tipo di collaborazione è istituzionalizzato perché ormai sono diversi anni che è stato appunto istituito presso il Ministero degli Esteri quello che è l'unità di crisi, che è appunto quella che si interessa e prende sotto la sua responsabilità la gestione di tutte le attività che coinvolgono cittadini italiani all'estero, che siano presi prigionieri o accusati o imprigionati come singoli individui o anche come comunità che corrono rischi. Allora, parlo degli anni 77-78, successivi alla missione che abbiamo fatto con l'allora colonnello Arpino in Iran, il Ministero degli Esteri, con il Ministero della Difesa, furono pronti a rispondere agli appelli che alcuni ambasciatori in alcuni paesi in Africa avevano lanciato al Ministero degli Esteri perché avevano sospetto o qualcosa più di un sospetto che si stesse per produrre una crisi tipo rivolta di popolazione di colore nei confronti dei bianchi oppure grossi problemi tribali tra popolazioni di colore, per cui insomma questi ambasciatori chiedevano l'intervento di specialisti per compilare dei piani di evacuazione dal paese delle comunità italiane sulla scorta di quello che avevano visto e saputo che era avvenuto felicemente in Iran. Per cui fummo mandati, un tenente colonnello d'aeronautica ed io, in 5 paesi africani nel corso dello stesso anno, in Zambia, Zaire, Rhodesia, Sudafrica e Nigeria. A cominciare dalla Rhodesia, allora si chiamava Rhodesia, oggi si chiama Zimbabwe, e quindi in Rhodesia c'era una situazione di difficoltà perché? Perché erano imminenti le elezioni politiche che poi portarono in effetti al Black Rule. La Rhodesia era famosa e vituperata perché c'era in atto l'apartheid nella forma più stretta, più ancora che in Sudafrica, dove poi siamo andati. E quindi l'ambasciatore giustamente temeva che se fosse venuta a seguito dell'esito delle elezioni la Black Rule, cioè il governo fatto dalla popolazione di colore, ci sarebbe stato un bagno di sangue della popolazione bianca che era molto minoritaria, perché 4/5 della popolazione rhodesiana era fatto per popolazione di colore. Per cui abbiamo con questo collega, il collega si interessava di aeroporti, di come poteva far arrivare i voli di trasporto dell'aeronautica militare, perché logicamente non potevamo chiedere all'Alitalia di far correre questi rischi ai propri piloti, quindi i rischi li correvano i piloti militari, come era sempre stato, che avrebbero quindi imbarcato i membri della comunità italiana che erano affluiti lì in aeroporto sulla base degli itinerari che io, come ufficiale dell'esercito, mi incaricavo di individuare e di far conoscere alla comunità italiana. Quindi poi imbarcavano su questi C-130, andavano velocemente
percorso di un'ora e mezza, non di più, perché erano stipati e non è che ci fossero i servizi, le toilette che potevi trovare su un 747, quindi li portavano rapidamente in un paese dove potevano atterrare i voli dell'Alitalia, per esempio appunto Kuwait, e da lì poi venivano rimpatriati in Italia. In Rhodesia ho con questo mio collega cominciato a girare per vedere quali erano gli itinerari e il collega per vedere quali erano gli aeroporti, finché un bel giorno, dopo una settimana circa, fummo avvicinati da due distinti signori bianchi che si presentarono come esponenti dei servizi di sicurezza rhodesiani e ci fecero un discorsetto di questo genere. Cari amici militari, noi non siamo militari, siamo due funzionari civili del Ministero degli Esteri, siamo due amministrativi, siamo venuti qua per controllare la contabilità dell'ambasciata. Sì, abbiamo capito. Allora guardate, vi informiamo che tutti i cittadini di pelle bianca che vengono a vivere in Rhodesia, dopo un anno vengono immediatamente enlisted, vengono presi nelle liste dei difensori di pelle bianca delle comunità bianche rhodesiane, per cui non sono autorizzati né loro né di conseguenza le loro famiglie a rientrare in Italia nel caso in cui ci siano dei problemi sociali all'interno della Rhodesia, perché devono stare qua, verranno armati e devono partecipare alla difesa delle comunità bianche. Quindi godetevi la vacanza in Rhodesia, andate a vedere le cascate Vittoria, andate a vedere il parco nazionale, ma smettetela di fare le pianificazioni di evacuazione delle comunità bianche perché non servono a nulla. Ovviamente noi non abbiamo ascoltato questi garbati incitamenti, ma in effetti abbiamo consegnato la pianificazione all'ambasciatore dicendo: ambasciatore, guardi che comunque i cittadini italiani di pelle bianca saranno immediatamente invitati dalle autorità rhodesiane a partecipare alla protezione delle comunità bianche. Quindi credo che questi piani non possano andare in esecuzione. E così infatti fu. Per fortuna le elezioni ci furono. Il vescovo Mugabe, che guidava la comunità nera, quando i neri a larghissima maggioranza vinsero le elezioni e quindi venne proclamato un governo di neri, il vescovo Mugabe disse: i bianchi non si toccano, primo perché noi non siamo qua per fare stragi, essendo io un vescovo protestante. Secondo, perché i bianchi ci servono, perché tutte le aziende e tutte le industrie rhodesiane, a proposito gli cambieremo subito nome alla Rhodesia, tutte le aziende, tutte le industrie rhodesiane sono dirette da bianchi e noi neri non sapremmo come fare a dirigerle, quindi affiancheremo i neri ai dirigenti bianchi perlomeno per 10 anni e poi piano piano i neri prenderanno le redini del paese. Ed è stato così, con anche grande soddisfazione alla comunità internazionale, perché ha visto che il bagno di sangue tanto paventato non c'è stato. E quindi siamo passati in Sudafrica, paese meraviglioso, paese dove vigeva l'apartheid, paese dove nessuno ci ha disturbato mentre facevamo le nostre ricognizioni. Abbiamo colto l'occasione per vedere e visitare questo splendido paese da Città del Capo fino a Johannesburg, e una volta consegnato il documento, tra l'altro come sappiamo il Sudafrica ha mantenuto l'apartheid ancora per diverso tempo prima di passare alla break rule, con elezioni che sono state rispettate, anche quelle dalla comunità nera che non ha fatto il bagno di sangue per meriti Nelson Mandela.
il quale è diventato subito presidente e ha detto i bianchi non si toccano, per gli stessi motivi che aveva detto Mugabe in Rhodesia. E siamo passati allo Zambia. Tra l'altro, stando in Sudafrica, il mio collega ed io, e avendo in pratica libertà di accesso, perché nessuno ci è venuto a dire che non servivano i nostri servigi all'ambasciatore italiano, abbiamo approfittato un po' per vedere come vivevano i neri in Sudafrica. Ci siamo resi conto che in effetti i neri, per esempio a Johannesburg, dove noi risiedevamo prevalentemente, i neri erano liberi di circolare per Johannesburg e non solo, ma lavoravano molto, sia nelle aziende, sia negli uffici, sia nelle industrie, con un dettaglio: alle 17, alle 5 del pomeriggio, tutti i neri lasciavano cadere la chiave inglese o la matita o l'aratro e lasciavano tutte le città bianche, che rimanevano quindi in mano ai bianchi, e andavano a vivere nelle loro baraccopoli tipo Soweto, che erano vicine alle città bianche, ma loro non potevano più circolare. È una specie di coprifuoco che cominciava alle 5 del pomeriggio, e questo ovviamente è una gravissima limitazione delle libertà individuali della popolazione di colore. Quindi, insomma, ci siamo resi conto di cos'era l'apartheid. Quando siamo andati in Zambia, paese tropicale, dove c'era una simpatica comunità bianca, non tanto una comunità italiana, non tanto grande, fatta soprattutto di emiliani, per cui ci hanno offerto le tagliatelle alla bolognese nella giungla, una cosa simpaticissima. Siamo andati in giro, abbiamo fatto le nostre ricognizioni, abbiamo visto quanto era difficile per la comunità italiana vivere in questo paese, ma d'altra parte erano talmente affezionati allo Zambia che quando gli abbiamo detto la ragione per cui eravamo lì, hanno detto: noi dallo Zambia non ce ne andremo mai. E noi siamo rimasti abbastanza perplessi, perché pensavamo di essere arrivati salvatori, ma come niente. Loro hanno detto: grazie tante della vostra attenzione, del fatto di fare la pianificazione, i neri qua ci vogliono bene e non ce ne andremo mai. Tra l'altro, nota di colore, no? In ambasciata l'ambasciatore aveva come vettura di servizio una decrepita Fiat 130 che era rimasta là, credo, da 15 anni, 20 anni. Ovviamente la Fiat non era presente in Zambia, quindi non esistevano parti di ricambio, quindi l'ambasciatore questa macchina la teneva per le rarissime occasioni di rappresentanza, per il resto si andava in giro con una ottima Toyota, che invece aveva le parti di ricambio in Zambia, perché già negli anni 79-80 la Toyota si era stabilita in tutti i paesi africani con grande soddisfazione degli utenti, perché erano macchine indistruttibili. E così siamo passati dallo Zambia allo Zaire. Lo Zaire è stata una brutta sorpresa. Perché? Perché nello Zaire c'era ancora la guerra civile. E ci siamo resi conto, perché lo Zaire è un paese grandissimo, in cui delle bande comuniste e delle bande di fanatici islamici combattevano contro le comunità locali nere che erano di fede cristiana, cosa che succede ancora adesso, misura minore ma ancora succede. E quindi ci siamo resi conto che il fatto che i paesi ex coloniali fossero finalmente passati giustamente nelle mani dei governi di colore non aveva migliorato la vita dei neri, ma anzi
aveva creato di nuovo quello che per migliaia di anni era stato il modo di vivere degli africani, ossia la vita per tribù, dove ciascuna tribù era nemica della tribù che viveva a fianco e entrambe erano nemici della tribù che viveva più a nord. Quindi in questi paesi cosa è successo? Che quando è avvenuta la Black Rule, la tribù, l'etnia, perché sono etnie differenti, per noi i neri sono tutti uguali, non è affatto così, sono etnie parecchio differenti, anche somaticamente. E la tribù che conquistava le elezioni e quindi il governo sottometteva le altre tribù. Tutti i posti di potere erano occupati da membri della tribù che aveva vinto e gli altri, the winner takes it all, il vincitore prendeva tutto e gli altri subivano. E questa era la realtà in Zaire. Quando siamo passati in Nigeria abbiamo visto una situazione simile, ma ancora più difficile, perché la guerra civile addirittura si combatteva per le strade della capitale Lagos. Il mio collega ed io avevamo trovato alloggio in ambasciata, anzi nella residenza dell'ambasciatore, perché proprio la mattina quando uscivamo con la jeep targata corpo diplomatico, perché così in qualche modo riuscivamo a scampare dai vari posti di blocco che non erano istituiti per i bianchi, erano istituiti per i neri tra neri. E noi con questa macchina trovavamo i cadaveri per le strade, nel senso che di notte si sentiva sparare ed era terribile veramente. Tra le altre cose, un aspetto di colore, ma mica tanto, era che vivendo nella residenza, la residenza era molto grande e aveva un grande parco e c'era un Tuareg, un musulmano Tuareg che aveva, diciamo, l'incarico di vigilare, perché con questa malavita che circolava a causa della guerra civile, anche le residenze delle ambasciate erano a rischio. C'era questo Tuareg che circolava la notte per evitare che ci fossero problemi di intrusione. Una mattina io ero sceso a fare colazione in cucina, era aperta la finestra della cucina e guardando fuori ho visto che c'era una mano mozzata poggiata sul davanzale della finestra. Allora è scesa anche la suocera dell'ambasciatore che viveva lì in residenza e io l'ho fatto e dico: signora, ma lei ha visto? E la suocera dell'ambasciatore mi ha fatto sì, e purtroppo succede. Dice: guardi colonnello, il fatto è che il Tuareg, essendo musulmano, segue la Sharia. Quando trova un ladro gli mozza la mano, poi per far vedere che lui ha fatto il suo lavoro durante la notte ci lascia la mano mozza qua noi la prendiamo. Questo era la Nigeria ai tempi in cui ci sono stato. Grazie.